Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questa playlist mi propongo, per quanto mi è possibile, di rispondere alle domande degli utenti di YouTube. Pertanto, se hai qualche richiesta particolare su Excel o qualche dubbio, non esitare a chiedere qui sotto nei commenti. Non appena avrò un po' di tempo, cercherò di risponderti. La richiesta di un visitatore del mio canale, che ringrazio molto, è la seguente. Dato un elenco di 30 domande, come posso scegliere casualmente 10 domande in modo da creare una verifica composta da 10 domande tutte diverse fra loro? Successivamente, l'intenzione è quella di ripetere questa operazione 10 volte, in modo da creare 10 verifiche diverse. Se vuoi, puoi mettere in pausa il video e provare tu a trovare una strategia risolutiva, utilizzando solamente le funzioni di Excel ed evitando di far ricorso al Visual Basic for Application. In alternativa, continua a seguirmi. Ti propongo la mia soluzione subito dopo la sigla. Com'è andata? Sei riuscito a risolvere il problema? Fammelo sapere nei commenti. Penso che ti sarai accorto che il vero problema è quello di non avere la stessa domanda ripetuta più volte. La mia soluzione è la seguente. Ho creato una tabella in cui nella colonna più a sinistra può essere inserito un qualsiasi elenco, che può essere un elenco di nomi oppure l'elenco delle domande di una verifica. Premendo il tasto F9, nella colonna più a destra sarà generata di volta in volta una nuova permutazione degli elementi dell'elenco presente a sinistra. Come puoi notare, l'elenco a destra, cioè la permutazione, non contiene duplicati, anche perché se ci fossero sarebbero immediatamente evidenziati mediante la formattazione condizionale valori duplicati inserita nella colonna permutazione. Nella colonna B, che ho nascosto, utilizzando la funzione casuale, ho inserito numeri casuali compresi fra 0 e 1. La formula che ti propongo è quella che vedi nella barra della formula. Se sei pratico di Excel, puoi analizzarla per conto tuo e chiudere il video in questo punto. In alternativa, continua a seguirmi e cercherò di spiegartela. Innanzitutto ti voglio spiegare perché è praticamente impossibile che nella colonna permutazione siano presenti duplicati. Come abbiamo visto nel corso base di Excel, un foglio di lavoro contiene oltre 17 miliardi di celle. Quando utilizziamo la funzione casuale, vengono generati numeri fra 0 e 1 con 15 cifre significative e quindi almeno 15 cifre dopo la virgola, che possono essere di più, come in questo caso, se le cifre immediatamente dopo la virgola sono degli zeri. Ora, se le cifre significative dopo la virgola fossero solo 15, potrebbero essere generati fino a oltre 1 miliardo e 300 milioni di numeri casuali differenti fra loro. E quindi, anche riempiendo tutto il foglio di lavoro di numeri casuali, la probabilità che due di essi siano uguali si verifica una volta su 76. E quindi questo fatto, se i numeri casuali sono solo 20 come nell'esempio, non si verificherà praticamente mai. Se le cifre significative dopo la virgola fossero 16, come in questo caso, riempiendo tutto il foglio di lavoro di numeri casuali, avremmo la probabilità di avere dei duplicati una volta su oltre 1200. E se i numeri dopo la virgola fossero addirittura 17, come in questo caso, riempiendo tutto il foglio di lavoro di numeri casuali, avremmo una probabilità di una volta su oltre 20.000 di avere dei duplicati. Dunque possiamo star certi che il nostro elenco non avrà mai duplicati. Nella formula che ho creato ho utilizzato le due funzioni rango.ug e indice. Ti descrivo ora la funzione rango.ug. Quando abbiamo una serie di valori numerici, la funzione rango.ug ci dice qual è la posizione di ciascun numero nell'elenco. La funzione ha tre argomenti, ma noi utilizzeremo solamente i primi due. Digitiamo uguale rango, selezioniamo la funzione rango.ug e clicchiamo sul pulsante Fx. Come primo argomento selezioniamo il numero presente in cella B2 di cui vogliamo trovare il rango, cioè la posizione nell'elenco.
e come secondo argomento selezioniamo la colonna casuale. Non specificando l'ordine, oppure scrivendo 0, verrà applicato l'ordinamento decrescente e dunque i numeri saranno classificati dal più grande al più piccolo. Ad esempio, questo è il numero più grande della serie e questo è il 20°, cioè il più piccolo numero della serie, e accanto a ogni numero sarà specificata la sua posizione nell'elenco ordinato. Vediamo ora a cosa serve la funzione indice, anche se in futuro farò 2 video che spiegano nel dettaglio queste 2 funzioni. Digitando in una qualsiasi cella uguale indice, selezionando poi la funzione indice dall'elenco e osservando lo screen tip, abbiamo 2 possibilità. Noi utilizzeremo la prima e come primo argomento selezioneremo una matrice che nel nostro caso è un elenco di una sola colonna. A questo punto digitiamo punto e virgola e se vogliamo ad esempio il quarto nome dell'elenco, digitiamo 4 e non utilizziamo il terzo argomento poiché il nostro elenco, come già detto, è di una sola colonna. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Immediatamente la funzione indice estrae il quarto nome dell'elenco. Quindi la sintassi che serve a noi è molto semplice. Si seleziona una colonna della tabella, si specifica il numero della riga che si vuole estrarre e immediatamente viene visualizzato il contenuto della riga scelta della colonna selezionata. A questo punto la comprensione della formula che ho generato dovrebbe essere immediata. In tale formula la funzione indice prende in esame la colonna elenco e a questo punto, mediante il secondo argomento, deve scegliere un termine di quest'elenco. Questa scelta viene effettuata mediante la funzione rango.ug che calcola la posizione di questo numero all'interno di questo elenco di numeri casuali, capisce che questo numero si trova al terzo posto nell'elenco e dunque seleziona Carbone Vincenzo. Siccome appena premerò invio i numeri cambieranno, ti faccio vedere il secondo termine dell'elenco. Come puoi notare, il suo rango è 20 e dunque la funzione indice andrà a prendere Vitale Vincenzo in 20ª posizione, mentre in terza riga questo numero sarà in seconda posizione e dunque verrà scelta Battaglia Erika. Dunque, in questo modo, ogni volta che viene premuto il tasto F9, viene generato un numero casuale. La funzione rango ne individua la posizione e la funzione indice andrà a scegliere nella colonna elenco l'elemento che si trova nella posizione specificata dalla funzione rango, e cioè quarto posto Cattaneo Lucia, 18° posto Sartori Fabio. Infine, siccome la funzione rango UG è stata inserita all'interno della funzione indice, la colonna C è inutile e può essere eliminata. A questo punto, la permutazione creata può essere selezionata, copiata e incollata come valori nel foglio Excel oppure in un documento Word. E sappiamo benissimo che quando un elenco viene incollato in un documento Word come valori, può essere poi formattato creando elenchi numerati e dunque, nel caso di una verifica, possiamo creare le nostre domande numerate tutte in posizioni differenti e non è assolutamente necessario selezionare tutte le domande, ne possiamo creare ad esempio 10 per ogni verifica. Così ogni alunno avrà domande differenti rispetto a un altro alunno, sia per il tipo di domanda che per l'ordine. Se poi tu volessi creare un qualsiasi numero di verifiche tutte differenti con un solo clic, dovresti ricorrere al Visual Basic for Application, ma questa è tutta un'altra storia. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se tu per caso avessi trovato un'altra strategia risolutiva, ti invito a scrivermelo nei commenti. Se ritieni che questo video sia stato utile, ti invito a mettermi un like e a condividerlo con gli amici. Se invece hai qualche richiesta particolare, scrivimi qui sotto nei commenti e non appena avrò un po' di tempo ti risponderò. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!